Tempo fa purtroppo ho perso il mio setaccio nel fiume Ticino, è andato via. Non come questo secchio che siamo riusciti a recuperare. Dunque, cosa dobbiamo fare? Bentornati sul canale, oggi vi faccio vedere come fare un setaccio per l'oro a costo, senza possibilità di sbagliarmi, a costo zero, perché sono tutti materiali di recupero. Per la mia batea ho trovato questo secchio dell'olio molto grande che si sposa perfettamente. Faccio presente una cosa sola: il costo, anche comprandolo online, un setaccio viene circa 12-14 euro, e dunque cerchiamo di costruirlo noi. Prima fase, naturalmente, puliamo un po' il bidone perché era lì veramente da tanto tempo. Gli diamo un'ultima sciacquata, lo asciughiamo e la prima cosa che dobbiamo fare è andare a prendere una misura. In questo caso non ce n'è assolutamente bisogno perché il bidone ha già delle figure che permettono di prendere una misura abbastanza facilmente. In alternativa potete usare un metro. Io ho scelto circa 12-13 cm, ma possono andare anche benissimo 10 cm d'altezza. Insomma, come vi trovate meglio voi tenere in mano il setaccio insieme alla batea. Per i più precisi si potrebbero fare con un evidenziatore dei puntini sul fondo per poi dove andare a praticare i buchi. Noi quello che vogliamo ottenere è un setaccio molto fine per la sabbia del Ticino, perché le pagliuzze d'oro sono piccolissime, così andremo a evitare tutti quei sassi che non ci interessano. Dunque in questo caso, ripeto, dovremo fare dei buchi molto piccoli, meno di mezzo centimetro. Potremo andare ad utilizzare un cacciavite che ha una dimensione più o meno quella che ci serve. Andiamo a scaldarla con una fiamma. Io in questo caso sono all'aperto, non ho fiamme a disposizione, uso una candela, ma va benissimo. Naturalmente se avete un cannello, un fuoco di casa, insomma accelererete molto. Una volta calda la punta riuscirete a forare molto facilmente. Mi metto dei guanti così opero abbastanza in sicurezza e parto piano per cercare di capire quanto è resistente il nostro bidone. Dunque senza fretta. Poi andremo un po' più veloce dopo che abbiamo capito che non andremo a distruggere tutto. Ecco i primi fori fatti. Vi terremo una larghezza standard, anche questi di un mezzo centimetro. Insomma, il concetto è quello naturalmente di un colapasta. Il bordo lo tengo per ora chiuso perché voglio appunto verificare la solidità del bidone. Andremo poi magari a farli dopo. E intanto continuo con questa operazione, continuando a scaldare la mia punta e continuando a forare. Ovviamente è un lavoro di pazienza, ma che alla fine darà grandissima soddisfazione, soprattutto se come me siete rimasti senza setaccio. Ecco il lavoro che procede, pian pianino otteniamo i nostri buchi e andremo avanti così. Ok, per accelerare ho dato una rapida forata a tutto il fondo del bidone e naturalmente i buchi poi andranno allargati, soprattutto all'interno, che si presenteranno molto più ristretti, e questo causerà il problema che non filtrerà bene la sabbia, ma lo vedremo in un secondo momento. Una volta che comunque avremo fatto i nostri buchi, la nostra prima parte, ora dovremo andare a tagliare la parte finale, cioè quella che ci serve poi per il vero setaccio. Sempre con una punta, tipo in questo caso un cacciavite a punta piatta, e sempre scaldata con una fiamma per facilitare il lavoro, faremo un piccolo foro per far passare che cosa? Un semplicissimo coltello da cucina. Eh sì, perché proprio vogliamo farlo a costo zero, immaginando che non abbiamo a casa materiali particolari. Ecco, una volta forato abbiamo il buco per infilarci il nostro coltello. In questo caso proprio un coltello per le bistecche, e andiamo pian pianino seguendo la linea che abbiamo tratteggiato per tutta la circonferenza del bidone.
facendo attenzione naturalmente prima di tutto a non farci male e poi a non andare troppo fuori linea, con calma. Ed eccolo qui, in pochi minuti avremo ottenuto il nostro setaccio. E ora non ci resta che fare due operazioni importanti. La prima sicuramente risulterà al tatto un po' tagliente, ci potrebbe rovinare le mani. E dunque cosa possiamo fare? Prendiamo una normalissima carta vetrata e ce la passiamo sopra per tutti i bordi. Così risulterà naturalmente molto più liscia. Ovviamente i più tecnici di voi potrebbero metterci anche due manici, ma a me non piace utilizzarlo con i manici. Bene, fatto questo andremo a fare una prova tipo come fossimo nel fiume. Simuliamo questa cosa per vedere i nostri fori come agiscono, se fanno passare la sabbia. In questo caso io ho già della sabbia che è la dimensione che mi interessa, è quella che poi io voglio ottenere nel fiume. Dunque faccio con calma, mi aiuto un po' con le mani perché non ho molto spazio di azione naturalmente, e vado a verificare cosa succede. Dopo aver fatto questa opera di setacciamento per un minuto mi accorgo che ovviamente c'è qualcosa che non va, perché praticamente la sabbia è rimasta quasi tutta all'interno. Dunque questo cosa vuol dire? Dobbiamo andare a fare una seconda operazione. Ok, do una piccola sciacquata al nostro setaccio e vado ora a fare i fori al contrario. Applico qualcosa sotto il setaccio per tenerlo alzato per poter infilare il cacciavite e ripeto con un po' di pazienza l'operazione. Andrò ora a fare anche i buchi su tutto il bordo e torno a verificare se la sabbia che mi interessa passi attraverso il setaccio. La reinserisco e provo. Ed ecco qui il risultato. Questa volta in pochissimo tempo, in meno di 20 secondi, ho ottenuto un risultato abbastanza soddisfacente. Sono rimasti solo dei sassolini che probabilmente sono troppo grossi per il fiume Ticino per essere probabili o possibili pagliuzze d'oro. Dunque direi che il lavoro è fatto bene. Quantomeno il risultato è quello che volevamo ottenere. Ora, naturalmente, la prova sul campo con sotto la batea nel fiume sarà la prova definitiva. Come vedete io mi ero preparato anche un setaccio classico con i buchi di 1 centimetro di diametro che trovo più indicato magari per un torrente dove si possono trovare delle pepitine, ma per il fiume Ticino io lo trovo perfetto. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale per nuovi tutorial e ci vediamo alla prossima!